Ciao a tutti e benvenuti nel canale InfoCamper. Oggi un piccolo tips per farvi vedere una cosa che mi è successa veramente 5 minuti fa e che era la prima volta che mi succedeva di questa entità. Allora, stiamo parlando di un problema relativo alla stufa e vi racconto una storia. Questo veicolo dietro di me è un veicolo che è stato fermo per tanto tempo, quindi è un veicolo che ha bisogno di una revisione completa. Abbiamo sostituito il frigorifero, abbiamo revisionato l'impianto idraulico, sostituendo la pompa, verificando le tenute, eccetera, eccetera. E poi logicamente siamo andati a interagire con l'impianto di riscaldamento. L'impianto di riscaldamento è composto da una stufa Truma 3002, chiaramente con la ventilazione all'interno dell'abitacolo. Questa stufa, accendendola, partiva la fiamma pilota, però poi quando andavamo ad aprire la valvola in maniera completa il bruciatore sembrava non respirare, sembrava che si spegnesse. Quindi ho provveduto a una sostituzione, a una pulizia completa del bruciatore, l'ho rimontato all'interno e ho collegato il tubo in metallo che state vedendo e che è il tubo dello scarico dei fumi, e il problema praticamente non si è risolto. Mi sono però accorto che staccando, questa è una delle cose che vi consiglio quando volete verificare se la stufa, se è un problema di bruciatore o qualche altro problema accessorio: staccate il tubo del camino, lo sganciate e vedete se la stufa funziona nella stessa identica maniera. Ecco, in questo caso, sganciando il tubo, in realtà la stufa sembrava funzionare in maniera abbastanza buona, con una fiamma normale. Ricollegando il tubo, in realtà mi si ripresentava un problema similare. Allora, a questo punto l'unica soluzione è soffiare il tubo e andare a verificare che lo scarico sia completamente libero da eventuali agenti esterni, nidi, eccetera, eccetera. E guarda un po' il caso, nella parte inferiore non c'era nulla, sono salito nella parte del tetto, cosa che vi consiglio di fare, e guardate che cosa ho trovato. Abbiamo trovato un nido di non so quale essere vivente che ha deciso di fare la sua nidificazione all'interno del tubo e ha praticamente ostruito più dell'80% del condotto dell'aria. È una cosa che non mi era mai capitata, quindi adesso sicuramente abbiamo trovato qual è il problema e il malfunzionamento della stufa. Non deriva dalla stufa stessa, dal bruciatore, ma dalla impossibilità ai gas di scarico di fuoriuscire in maniera completa. Ve ne accorgete anche dall'odore: se sganciate il tubo e sentite un odore di gas incombusto nella parte superiore, sicuramente c'è un'ostruzione dalla parte del tubo, quindi facciamo molta attenzione. Adesso andiamo su, lo rimuoviamo e lo riproviamo. Prendiamo a questo punto qualcosa di lungo e facciamo in modo di distruggere e buttare verso il basso il nido che abbiamo trovato. Quindi andiamo diciamo, eccolo qua, lo andiamo a buttare di sotto fino a quando non è completamente staccato. Ok, perfetto. Visto che ci siamo, utilizziamo anche lo scovolino per pulire la parte terminale della canna, anche se diciamo la maggior parte del lavoro è stato già fatto. Ok, e adesso prendiamo l'aria compressa, ci mettiamo qui e facciamo pressione. E vediamo di sotto che cosa sta succedendo. Guardate quindi quanto materiale abbiamo estratto dal tubo di scarico della stufa 3002 e della Truma 3002. Quindi io non avrei mai pensato una cosa del genere, è la prima volta che mi capita. Ci faccio questo tips proprio per sensibilizzare la vostra attenzione su un'eventuale problematica che potrebbe interessare la stufa e che non dipende dalla stufa stessa, ma dall'ostruzione del tubo dei gas di scarico. Se questo tips vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo al prossimo tips.